Gli storici di Roma raccontano che nel 200 a.C., quando Annibale, il più grande generale del mondo, si può dire, perlomeno il più grande generale dell'antichità, dopo aver attraversato le Alpi e aver sconfitto per 4 volte i Romani, l'ultimo delle quali a Cannes, massacrando 50.000 soldati romani, ha risalito la penisola e è arrivato alle porte di Roma, si dice che non abbia assalito Roma rimasto stupito e sconvolto perché si rese conto che Roma non aveva le mura. Come poteva una città così importante e così potente non avere le mura? Quale magia, quale deo, quale dio la proteggeva, quale divinità impediva al nemico di passare le sue porte? Si dice proprio che Annibale, sconvolto da questo fatto, dal fatto che la città non avesse le mura, non osò attaccarla. Perché? Perché il nemico invisibile è il nemico più temibile. Lui che aveva sconfitto per 4 volte i Romani e ancora avrebbe provato a sconfiggerli, lui che non temeva nessuno, temeva l'invisibile. Ed è su questa base, su questo antico mito, che si fonda quello che è stato uno dei film di avventura più interessanti e più curiosi, chiedendo scusa per la trasgressione storica, ma che secondo me è l'origine di tutto. Il nemico invisibile è quello che fa più paura, ed è proprio alla base del film Predator, che è uno dei più interessanti e particolari film di horror, fantascienza, azione messo insieme. È un film del 1987 di John McTiernan, il quale, interpretato da uno straordinario Arnold Schwarzenegger, che racconta appunto questa lotta di un gruppo di uomini nella giungla contro un nemico invisibile, che è un alieno dotato di un'armatura mimetica, che quindi gli permette di nascondersi, celarsi perfettamente nell'ambiente circostante. Chiaramente il film è, come tutti i grandi film, una metafora. In realtà il nemico invisibile siamo noi stessi, è una lotta contro se stessi, cioè contro l'ignoto che è dentro di noi e che quando lo proiettiamo all'esterno diventa ancora più temibile e ancora più particolare e soprattutto più faticoso, più arduo da combattere. Vediamo appunto Schwarzenegger che si muove nella giungla mentre uno alla volta tutti i suoi compagni cadono. È un trucco antico che funziona sempre, l'ha già usato Spielberg nello Squalo ed è stato usato spesso, è la stessa cosa che accade sul Rambo, no? Che man mano uno alla volta Rambo fa fuori tutti i nemici. Quindi questo stillicidio non fa altro che aumentare la tensione e ognuno dei compagni di Schwarzenegger muore in maniera diversa, annientato da questo incredibile nemico che non si riesce neanche a vedere, non si riesce neanche a identificare, individuare. Solo Arnold ci riesce perché a un certo punto il nemico, questo nemico invisibile, questo alieno, passa nell'acqua e l'acqua per un istante interrompe i circuiti della sua, diciamo così, armatura mimetica. E quindi si riesce a percepire. E anche il pubblico finalmente riesce a percepire questa oscura, minacciosa presenza. Il film, proprio appunto per l'abilità del regista, che tra l'altro è un regista famoso per altri importantissimi film d'azione, cito soltanto Gabbia di cristallo, Ottobre rosso e Terminator 2, quindi ancora con Schwarzenegger. Quindi è un artista, un grande artigiano abile nel saper dosare suspense e azione, quindi con grande capacità e con grande forza. Ma il merito spetta anche a Stan Winston, che è il truccatore, cioè colui che non solo ha inventato la tuta mimetica, cioè una tuta che nelle riprese era verde e azzurra e che quindi poi poteva essere manipolata attraverso il gioco delle telecamere e quindi poteva risultare davvero invisibile. In più lui ha inventato anche il volto di questo alieno usando la prostetica, che sarebbe quella tecnica che serve a modificare i lineamenti
tramite il lattice e tramite gelatine varie, che fu usata per la prima volta per il piccolo grande uomo da un altro grande truccatore, e questo gli permette di creare questo volto dell'alieno veramente terrificante, perché è come fosse un teschio ma dotato di mascelle. Si dice, la leggenda dice che fu addirittura Cameron, l'autore di Terminator, a suggerire a Stan Winston, che era il suo truccatore preferito, di fare questa modifica. Quindi, tra l'altro, Stan Winston è un truccatore che ha preso 4 Oscar, quindi, e altre 6 nomination per i suoi effetti speciali straordinari, perché tra l'altro è anche l'autore degli effetti di Jurassic Park, di Terminator 2 e di Alien. Quindi è veramente interessante e importante l'unione di questi due grandi artigiani, che sono in realtà a questo livello 2 grandi artisti. Ma la storia è importante, al di là di questi dettagli tecnici, è importante proprio per questo nemico invisibile che il nostro protagonista Arnold Schwarzenegger combatte fino all'ultimo con tenacia e ostinazione, proprio come si combattono i fantasmi dell'inconscio, come si combatte la paura che è dentro di noi. Pensate, per milioni di anni questo terrore dell'ignoto, questo nemico invisibile ci ha seguito sempre. Pensate soltanto al terrore dell'uomo primitivo che deve entrare in una caverna per far rifugiare la sua prole, la sua famiglia, o il suo gruppo, la sua tribù, e non sa chi ci sarà dentro, quale bestia tremenda sarà all'interno. Pensate al buio dentro una caverna che andate avanti cercando di capire che ci può essere, o il buio della notte di fronte al bivacco con il fuoco che si spegne, mentre intorno la savana primordiale ulula di bestie feroci. Quindi questo terrore per un nemico che non si può vedere è un terrore atavico, profondo dentro di noi. E io mi auguro che qualcuno di noi, che ognuno di noi riesca a vedere dentro di sé e riesca anche a combattere questo nemico, che nella metafora filmica è un alieno, ma che nella realtà vera è l'altro noi stesso, che dentro di noi vive e che dentro di noi dobbiamo dominare e controllare, ma non sconfiggere, ma tenere accanto a noi e custodirlo, perché è la forza primitiva della nostra specie. Grazie.